Diamo più spinta alla Hobbydeck NXT GP Pimp My Ready to Run, seconda puntata. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questa nuova puntata di Pimp My Ready to Run. La prima puntata ragazzi è uscita qualche settimana fa e vi avevo mostrato come era fatta una Hobbydeck NXT GP al suo interno e so che molti di voi sono rimasti entusiasti come me. Però vi avevo chiesto di raggiungere i 500 like ragazzi e non ce l'abbiamo fatta. Però i progetti che abbiamo qui alla DP Modellismo devono andare avanti. Lo so, posso essere pesante, ma che ve costa iscrivervi al canale? Oltre il 50% di voi vede i video e non è iscritto. Ragazzi, ci vuole un secondo, poi non mi venite a chiedere ma fai questi video, fai quell'altro. Ragazzi, se la community cresce, noi porteremo sempre contenuti migliori. Comunque, oggi un altro bel contenuto, perché parliamo di un motore a scoppio ragazzi. Che motore? L'Hobbydeck B213, un motore che ha una fascia di prezzo veramente bassa ma ha delle ottime performance, specialmente per quanto riguarda l'affidabilità, perché sì ragazzi, se cerchiamo la prestazione, quella elevata, quella vera, dobbiamo optare per motori che hanno una fascia di prezzo maggiore e richiedono anche maggior manutenzione. Qui abbiamo il motore perfetto per chi vuole iniziare ad andare in pista, vuole divertirsi e non vuole pensare alla manutenzione, a dire ci ho girato oggi, devo smontare il motore, cosa devo fare? Ragazzi, questo è un motore veramente allucinante. È un po' che li rivendiamo, è un po' che molti di voi usano questo motore e so che si sono trovati veramente bene. E soprattutto so che ancora ci girano e ancora bruciano tanti litri. Ma come è fatto dentro? Vediamolo. Una confezione più semplice, no? Manco ti dico dammi una mano perché sennò come fai? Guarda, sei incastrato il cartone, allucinante ma non voglio rompere. A few minutes later. Semplice ragazzi, all'interno troviamo il B213. Apriamolo un pochino e vediamolo da vicino. Oh, eccolo qua. Ragazzi, io questo motore già l'ho aperto in passato, già l'ho controllato, già l'ho visto nel dettaglio e quando ho aperto il tappo posteriore ho visto un cuscinetto di banco con delle sfere enormi, ho detto ok, questo è un motore che rispecchia la filosofia della Hobbydeck, che è sempre una ragazzi, quella di fornirvi un modello performante, valido e robusto. E unendo questi tre punti a che cosa si arriva ragazzi? Che voi che avete iniziato con il modellismo avete in mano un modello, un motore in questo caso, che vi permetterà di impararvi, di allenarvi, di migliorare le vostre doti senza stare lì ogni volta a riparare il modello, ad affinare la carburazione o quant'altro. Voi dovete iniziare ragazzi e la cosa migliore per iniziare, impararsi e arrivare a un livello superiore è quella di girare tanto. E logicamente se dobbiamo mettere poche volte le mani al nostro modello oppure andare ad agire sulla carburazione, insomma ci devo tribolare poco, fidatevi che voi arriverete a quel livello superiore con un attimo. Certo, c'è da dire che quando sarete arrivati a quel punto magari avrete la necessità di cambiare motore o modello per optare a qualcosa di superiore. Però ragazzi, lo sapete quanto ci vuole prima di arrivare a quel livello? Un bel po'. Quindi, secondo il mio parere, avere un oggetto di questo genere, cioè che ci dà poche rogne e buone prestazioni, è veramente un'ottima scelta, poi specialmente se guardiamo il prezzo. Comunque, facciamo una cosa ragazzi, esteticamente guardate, molto carino, una bella testata, i tappini blu, tutto caruccio, ma quello che importa è al suo interno, quindi adesso lo smonto pezzo per pezzo. Ah, oh, mi sono scordato. Ti danno pure il Venturi da 6,5 all'interno della confezione. Sempre blu, vabbè. Adesso smonto.
Allora ragazzi, smontato il motore, è una fatica immensa, sti 10 pezzi, mamma mia quanto ci vuole. A parte gli scherzi ragazzi, guardate che motore al prezzo che ha ragazzi, ma quello che vi voglio ricordare è la sua affidabilità. Fidatevi ragazzi, fidatevi perché è da tanto che li stiamo testando e vanno una favola. Cioè se voi mi dite voglio un motore per divertirmi in pista il sabato e la domenica, ma voglio un motore che mi dura e quant'altro, questo ragazzi è veramente fantastico. Partiamo subito dalla prima cosa che so che per molti di voi è fondamentale, è turbo, ma attenzione, non vuol dire turbo che monta una turbina, perché molti di voi ragazzi quando comprano un motore che monta le candele del tipo standard, quindi ha le candele con la rondellina di rame, dice ah, ma sapete cosa faccio? Ci metto un motore turbo perché così è molto veloce. Gran bell'animale. Non è così ragazzi, turbo ha altri significati, è una denominazione che viene data insomma da chi ha sviluppato, diciamo così, il tipo di sottotesta con una candela conica, quindi non è che è turbo perché è turbo, è una candela conica che per garantire la tenuta non ha la necessità di avere nessun tipo di guarnizione, in quanto la guarnizione e la tenuta la dà la stessa candela che è conica, quindi una volta che andiamo a serrare la candela, la conicità della stessa creerà una tenuta. Per questo che quando vi ho spiegato come effettuare la manutenzione su un micromotore a scoppio, vi ho sempre detto di togliere prima la candela e poi la testa, perché la candela essendo conica va a deformare leggermente il sottotesta e quindi se non togliete la candela è un po' difficile da togliere. Invece ragazzi senza candela si toglie con secondo. Comunque per i più appassionati, per quelli che vogliono dire ce l'ho turbo, questo motore monta candele turbo albero. Guardate che dimensioni, albero motore da 14 ragazzi, già con la bella virgola, cioè questo è un motore che, come voglio dire, non ha una preparazione estrema, però cioè, va bene, ha le sue virgolette belle, è cattivo, fidato, cioè va forte ragazzi. La cosa che mi piace è che questo motore è estremamente regolare, ma forse mi sa che non ve l'ho detto o l'avete capito, cioè questo è il motore che ho scelto di montare sulla NXT che stiamo preparando e vi ricordo che la sfida è quella di salire sul podio con questo modello, quindi ho scelto un motore che mi permetterà di farlo e mantenendo sempre il tutto nella massima economia. Comunque, dopo l'albero, logicamente in acciaio, cartere c'è poco da dire ragazzi, questo è un cartere Hobbytech, bello massiccio, ma guardate un po' le dimensioni delle sfere ragazzi, guardate che cuscinetto di banco. Logicamente le dimensioni di questo cuscinetto non sono quelle che ci dicono ah, questo motore fa tantissimi giri, no, ma fidatevi, le dimensioni di questo cuscinetto vi dicono che questo fa tantissimi litri. Andiamo a parlare dell'accoppiamento. Pistone, biella che praticamente è una quercia, guardate quanto è grande, il pistone vedete ha una lavorazione veramente basilare, classico 3 travasi ABC, guardate ragazzi, cioè nulla di più semplice, solo fatto bene, molto bene. E per ultimo cosa è rimasto? Il carburatore. Guardate un po' questo carburatorino, ha 3 spilli ragazzi, di serie monta un Venturi da 7 mm e nella confezione ci viene dato quello da 6,5 mm. Doppio O-ring presente sul corpo del carburatore, quindi uno qui e uno qui in alto. All'interno del carter non ci sono O-ring, ma cos'altro vedevo dire? Non saprei. Ah, beh, logicamente ragazzi, adesso che cosa facciamo? Adesso lo rimonto, ve l'ho mostrato, lo vado a oliare per benino con il nostro oliettino e poi lo accendiamo sul nostro banchettino Smart Engine, quindi adesso effettuiamo il prerodaggio. Ok ragazzi, montato il motore, adesso accendiamo il nostro banchetto,
Facciamo il pieno con la pompa integrata e nel frattempo si scalda anche il motore, così una volta fatto il pieno saremo pronti ad accendere il nostro Hobbytech B213. Non vedo l'ora, ragazzi, finalmente un mio motore da battaglia, da strapazzo. Il massimo della tecnologia è una batteria a 12 volts a piombo, quelle da allarmi, guarda, la Fiat, spettacolare. Sciolgo le trecce ai cavalli e faccio il pieno. Rigorosamente Energy Fuel, ragazzi, la Wild Competition. E si fa il pieno, ragazzi. Un po' di pazienza, un po' ci vuole. Lento ma piacevole. Oh, ma che stai a aspettare che si riempie, così poi tagli e cuci, faccio effetti. Se sta buono, va, ci vuole troppo. Fa una cosa, fagli vedere però che il motore è già arrivato quasi a 70 gradi. Il limite 70 gradi, il limite impostato da noi. Poi la testa staccherà, ragazzi, e quindi la temperatura, ecco, ha staccato 70 gradi. Non appena poi scenderà nuovamente sotto i 70, la testa continuerà a scaldarsi. Ok, pieno fatto, spengiamo la pompetta, chiudiamo la nostra latta di Wild di Casa Energy. Adesso che è rimasto da fare? Mettere la candela, una bella turbo gradazione numero 6, sempre della Hobbytech. Accendi candela carico, ragazzi, ed è sempre un'emozione accendere un nuovo motore. Inseriamolo, start. Ce la farà? È tosto questo, eh? Accendiamo l'aspiratore e adesso, ragazzi, lo lasciamo un po' qui sui fornelli a cucinare. Ci vediamo più tardi, lo facciamo pre-rodare. Ragazzi, quasi terminato il mezzo litro di rodaggio. Questo B213 suona da paura e ha un minimo strepitoso. Adesso siamo a 3800 giri a 94 gradi. Ragazzi, avete capito che è ancora nuovo? Lo abbiamo a malapena pre-rodato e quindi cosa ci rimane da fare? Di montarlo sulla nostra NXT GP e provarlo in pista. Ma già so che sarà spettacolare. E visto che adesso ho un bel po' da fare e soprattutto, ragazzi, vi devo mostrare la NXT finita, vi invito a non perdervi la prossima puntata, a battere il like su questo video, a sfondarlo, ragazzi, mi raccomando, sosteneteci, completo il pre-rodaggio, monto la NXT e un saluto a tutti, ciao!